Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Acetamol, compressa divisibile. Abiogen Pharma SpA. Ultimo aggiornamento. 28 ottobre 2021. Cos'ha acetamol, compressa divisibile? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere acetamol, compressa divisibile durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha acetamol, compressa divisibile? Acetamol, compressa divisibile è un farmaco a base del principio attivo paracetamolo, appartenente alla categoria degli antipiretici, analgesici FARS e nello specifico amilidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Abiogen Pharma SpA. Acetamol, compressa divisibile può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Acetamol 1000 mg 16 compressa divisibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Abiogen Pharma SpA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo. Paracetamolo. Gruppo terapeutico. Antipiretici, analgesici FANS. Forma farmaceutica. Compressa divisibile. Indicazioni. Acetamol è indicato negli adulti e negli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni per il trattamento sintomatico del dolore lieve o moderato. Posologia. Posologia. Assumere inizialmente la dose PA bassa, 500 mg cioè a mezzo compressa, ripetendo la somministrazione dopo un intervallo di 6 ore. Solo se non si ottiene un sufficiente controllo del dolore si potrà aumentare la dose o diminuire l'intervallo. La dose singola non deve mai essere superiore a 1000 mg, mai più di una compressa per volta, e la distanza tra una dose e l'altra non deve mai essere inferiore a 4 ore. Non si deve mai assumere 2 compresse insieme. Non si devono superare i 3 compresse, nelle 24 ore. Adulti. Una dose da 500-1000 mg di paracetamolo, mezzo meno 1 compressa, ogni 4-6 ore, mai meno di 4 ore tra una e l'altra. Non assumere mai 2 compresse insieme. Non superare i 3 compresse, nelle 24 ore. Popolazione pediatrica, adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni. Le dosi dipendono dal peso corporeo e dall'età. Adolescenti di peso corporeo compreso tra 41 e 50 kg, approssimativamente tra i 12 e i 15 anni d'età. Una dose da 500 mg, mezza compressa, ogni 4-6 ore, mai meno di 4 ore tra una e l'altra. Adolescenti di peso corporeo superiore a 50 kg, approssimativamente oltre i 15 anni d'età. Una dose da 500 mg, mezza compressa, ogni 4-6 ore, mai meno di 4 ore tra una e l'altra. Acetamol non deve essere utilizzato nei bambini al di sotto dei 12 anni, vedere paragrafo 4.3. Popolazioni speciali. Pazienti con compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione della funzione epatica o con sindrome di Gilbert si deve ridurre la dose o prolungare l'intervallo di somministrazione, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti con grave insufficienza renale, clearance della creatinina 10 ml/min, va rispettato un intervallo di tempo tra le somministrazioni di almeno 8 ore. Alcolismo cronico. Il consumo cronico di alcol può ridurre la soglia di tossicità del paracetamolo. In questi pazienti devono intercorrere almeno 8 ore tra 2 dosi. Non deve essere superata la dose totale di 2 g di paracetamolo al giorno. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico, in particolare verso altri analgesici ed antipiretici. Bambini di età inferiore ai 12 anni.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somministrazione del medicinale, vedere paragrafo 4, 8. Dosi elevate o prolungate del medicinale possono provocare una epatopatia ad alto rischio e alterazioni. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante il trattamento cronico con medicinali che possono determinare l'induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere acetamol, compressa divisibile. insieme ad altri farmaci come Euroscormeto Aeuro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere acetamol, compressa divisibile durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere acetamol, compressa divisibile durante la gravidanza e l'allattamento. L'esperienza clinica con l'uso di paracetamolo durante la gravidanza e l'allattamento è limitata. Gravidanza. Una grande quantità di dati sulle donne in gravidanza non indicano NA copyright tossicità malformativa, NA copyright fetale/neonatale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Acetamol non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi sono elencati di seguito, suddivisi per classe sistemico-organica e per frequenza. Le frequenze sono definite come molto comune, a 0 yen un decimo; comune, a 0 yen un centesimo, un decimo; non comune, a 0 yen 1,000, un centesimo. Raro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Il paracetamolo, in caso di sovradosaggio, può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e irreversibile. Nello stesso caso può provocare alterazioni a carico delle rene e del sangue, anche gravi, che si manifestano da 12 a 48 ore dopo l'assunzione. Sintomi dovuti ad intossicazione acuta da paracetamolo. Nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali. Tali sintomi compaiono in genere entro le prime 24 ore. La determinazione delle concentrazioni plasmatiche di paracetamolo rivela il grado dell'intossicazione. Con concentrazioni di 300 mcg/ml dopo 4 ore si può sviluppare un danno epatico grave. Con concentrazioni plasmatiche di 120 mcg/ml entro 4 ore e di 50 mcg/ml a 12 ore si può sviluppare solo un lieve danno epatico. Superata la fase acuta della tossicità, non permangono anormalità strutturali o funzionali del fegato. Trattamento. Procedura d'emergenza. Rapida eliminazione del medicinale ingerito tramite lavanda gastrica, eventualmente diuresi forzata ed emodialisi. Antidoto. Somministrazione più tempestiva possibile per via endovenosa delle sostanze coniuganti al raggruppamento SH, libero o liberabile, quali cisteamina e N-acetilcisteina, che sembra preferibile perché ha copyright più facilmente disponibile e priva degli effetti secondari della cisteamina. La posologia di 150 mg/kg/ev in soluzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore successive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, cioè un totale di 300 mg in 20 ore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesici ed antipiretici, anilidi, codice ATC. N02B01. Il paracetamolo esercita un'attività analgesica e antipiretica, ma ha un effetto antinfiammatorio molto debole. Il meccanismo dell'azione analgesica non ha stato. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il paracetamolo viene assorbito in maniera rapida e pressoché a copyright completa a livello gastrointestinale, 95-98%. L'entità dell'assorbimento dipende dalla velocità di svuotamento gastrico.
Distribuzione. Il paracetamolo si distribuisce rapidamente nei dati preclinici di sicurezza. Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse vie, orale, intraperitoneale, sottocutanea, si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche a seguito di somministrazioni prolungate. Non sono: elenco degli eccipienti: amido di patata, polivinilpirolidone, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di acetamol, compressa divisibile a base di paracetamolo sono: acetamol, compressa effervescente, Adolef, Efferalgan, compressa effervescente, compressa rivestita, compresse rivestite, Efferalgan, compressa effervescente, paracetamolo Alter, paracetamolo Aurobindo Italia, paracetamolo Aurobindo Pharma Italia, paracetamolo EG, paracetamolo Milan Pharma, compressa effervescente, paracetamolo Pensa, paracetamolo Ratiofarm, paracetamolo Sandoz, paracetamolo Zentiva Generics, tachipirina 1000 mg. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.